Ciao a tutti, io sono Virginia e benvenuti in questo nuovo video. Il titolo si capisce, è ironico e provocatorio. Mi sono fatta un giretto su YouTube e mi sono vista qualche video cattivissimo su questo popolo di speculatori, arrampicatori sociali che sceglie Rolex. Ovviamente io sono ironica, ma c'è qualcuno che ci va giù veramente pesante. In questo video vi riassumo alcuni dei commenti più taglienti e denigratori che ho trovato su questo brand e su chi lo sceglie. Alcuni che mi trovano d'accordo e altri decisamente no. Io vi parlo da commerciante di orologi vintage, non certo da avvocato difensore di Rolex. So già che è un argomento di scontro. Sentitevi liberi di scrivere i vostri commenti senza esagerare. Prima di lasciarvi al video, come sempre, vi chiedo di mettere un like, iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanella per rimanere aggiornati con tutte le nostre attività. E adesso a voi il video. Partiamo dal primo commento. Soldi più ostentare uguale Rolex. Chi è che non sa che cos'è un Rolex? Lo sanno praticamente tutti, è il brand di orologeria più diffuso e conosciuto nel mondo. Avere un Rolex al polso è da sempre considerato uno status symbol. Ovviamente è un bene di lusso, per acquistarlo si spendono cifre anche importanti. Questo vale non solo per Rolex, ma in generale per tutti i brand di lusso, ma su Rolex c'è un accanimento particolare. Sul web i commenti si scatenano. Popolino di pecoroni del Rolex, sboroni, speculatori, ce n'è per tutti. Sicuramente c'è chi ne fa un'ostentazione della propria ricchezza, questo è innegabile. Foto del Rolex al polso, sul volante di una Ferrari, di una Lamborghini o di altre auto importanti, ormai sono tutto tranne che una novità. Ma per fortuna c'è anche chi acquista l'orologio Rolex per il piacere di indossare qualcosa di bello, che possa diventare anche un piccolo o grande investimento. Ma non possiamo etichettare tutti gli appassionati Rolex come sboroni. Da commerciante posso dirvi che il vero collezionista Rolex non ostenta la sua collezione, ma anzi la vive come qualcosa di personale, da mostrare solo ad occhi discreti. Al contrario, chi mostra il Rolex per fare il figo, di solito ne ha visti pochi. Consideriamo che non ci sono solo figli di papà, ma se una persona che ha lavorato una vita si vuole concedere uno sfizio, comprarsi l'orologio dei sogni, è così grave se è fiero poi di mostrarlo in pubblico? Ma personalmente non ci vedo niente di male. Con i propri soldi ognuno fa ciò che vuole, secondo me. Il secondo luogo comune di cui sento a volte parlare è che chi ama gli orologi non compra Rolex. Permettetemi, per me questa è una cavolata, perché mi suona un po' come la storia della volpe e l'uva. Voglio dire, non c'è solo Rolex, ci sono tantissimi altri brand più o meno importanti che uno può scegliere da acquistare. Però che Rolex abbia un seguito di appassionati vastissimo è innegabile. Basta pensare ai tanti gruppi Facebook e forum di orologeria che si trovano su Rolex. Se si parla poi di Rolex Vintage, il discorso si fa ancora più incisivo. Chi acquista un vintage o si affida alle competenze di commercianti qualificati o se lo fa in autonomia deve necessariamente aver studiato la materia, perché è facile imbattersi in orologi originali ma con parti non corrette o addirittura in falsi. Chi sceglie il Rolex Vintage lo fa non solo per la possibile rivalutazione dell'orologio negli anni futuri, che comunque è un punto a favore, ma soprattutto per il fascino, l'affidabilità e il carisma che il tempo ha donato all'orologio, che si trasmette in una particolare patina, in un viraggio o in piccoli dettagli che rendono ogni orologio vintage diverso dall'altro. Ricerca, studio, attenzione al dettaglio. Ditemi voi se questa non è passione. Terzo commento che si sente dire spesso è questo: sono tutti fake. Purtroppo è vero, in giro ci sono un sacco di falsi. Questo succede un po' per tutti i brand di successo, sia per le scarpe, i profumi e naturalmente anche per gli orologi. Esistono poi due categorie: chi acquista il falso volontariamente e chi ci cade inconsapevolmente. I Rolex taroccati non sono più solo quelli venduti per strada dall'ambulante, esistono diversi siti web dove si vendono Rolex cloni e repliche a cifre neanche tanto basse. Perché comprare un Rolex falso e magari spenderci 1.000 euro o spendere 500, 1.000, 2.000 euro per una patacca? Personalmente non capisco veramente il senso. Ci sono poi un sacco di fregature in giro, non solo Rolex completamente falsi, ma anche assemblati, orologi che hanno la cassa originale e il quadrante falso per esempio, o parti non corrette. Addirittura esistono siti internet specializzati che forniscono parti false di meccanismo da montare su movimenti originali per creare nuovi movimenti falsi, ma adatti a modelli di più alto valore economico. Tra l'altro Stefano ha pubblicato un video molto interessante proprio su questo argomento qualche giorno fa.
Se si decide di fare un acquisto in Rolex senza correre rischi, le possibilità sono: comprare al listino in concessionario gli orologi in produzione, affidarsi solo a veri professionisti, che per me è sempre la miglior scelta, sia per il moderno che per il vintage, oppure avere un archivio di confronto con gli originali come Mazzarol Stefano Library. C'è l'altra parte della medaglia. Perché ci sono così tanti falsi? Perché il Rolex è un brand che funziona, e non lo dico io, lo dicono i dati. Questo è l'articolo del Sole 24 Ore del 5 aprile 2021. Rolex si conferma il primo brand anche nell'anno della pandemia, con una crescita del 25%, seguito da Omega al 9% e Cartier al 7%. E lo stacco da Rolex a Omega è di 16 punti percentuali, enorme. Il quarto punto è liste di attesa vergognose. Allora, questo è un punto che fa incavolare buona parte degli appassionati Rolex. Diciamo che fin dal lancio del Rolex Daytona 16520 nell'87, Rolex ha applicato una politica di contingentazione, dove l'offerta, era molto inferiore rispetto alla domanda. Diciamo che ha cavalcato l'onda dell'effetto desiderio, ossia un orologio è tanto più desiderato quanto più è atteso. Questo tipo di orientamento alle vendite fa infuriare buona parte di appassionati, che se la prendono con i concessionari che fanno favoritismi. Come la penso? E qui probabilmente verrò criticata. Allora, di base il concessionario è un commerciante e deve vendere sia il modello più richiesto che quello meno richiesto. Avesse una quantità limitata di orologi da vendere tra quelli più richiesti, sarebbe suo interesse vendere tutto a tutti. Ma avendone pochi, secondo voi, a chi è più giusto che venda? La persona che passa per la prima volta e compra soltanto l'ultimo Daytona uscito, o invece al cliente affezionato che oltre al Daytona li compra anche gli altri pezzi che altrimenti resterebbero invenduti? Facciamoci questa domanda. Consideriamo poi un altro aspetto. Se gli ultimi modelli fossero disponibili a prezzo di listino per tutti, sicuramente non avrebbero la rivalutazione che hanno adesso, anche a breve termine. Questo è un po' il pro e contro di questo argomento. Ma voi come la pensate? Scrivetemi un commento. Il quinto punto. I Rolex sono per speculatori. Allora, qui mi riallaccio un attimo al discorso precedente. Abbiamo visto che è difficile acquistare al prezzo di listino, quindi diciamo che il prezzo di listino è solo indicativo. In realtà si acquista a prezzo di listino per rivendere a prezzi maggiorati, quelli che poi diventano il reale street price. Teniamo presente che non comprare a prezzo di listino per molti è frustrante. Un orologio comprato oggi e tenuto per qualche anno in cassaforte può essere rivenduto a un prezzo più alto, a volte più del doppio in pochi anni. Cosa che accade non solo per Rolex, ma anche per altri grandi brand come Patek, Audemars Piguet e ultimamente anche alcuni modelli Omega. La speculazione va di pari passo con la possibilità di investimento. Giusto o sbagliato che sia, di fatto fino ad oggi comprare un Rolex è come mettersi i soldi al polso. E non solo con il moderno, nel vintage la rivalutazione impenna. Nel grafico vedete la rivalutazione di 3 referenze Daytona. La 16520 è uscita di produzione nel 2000, sostituita dalla 116-520. Chi ha comprato questo orologio 10 anni fa, adesso lo può rivendere a 3 volte tanto. Si sente parlare spesso della bolla Rolex che scoppierà. Stefano, da quante volte ha sentito parlare di questa bolla, dice che ormai sia diventata una mongolfiera. Allora, personalmente non credo, o mi spiego meglio. Ci saranno dei modelli che avranno un arresto di valutazione e saranno stazionari per qualche tempo, e altri avranno un incremento. Ma che questo fenomeno collezionistico scoppi come una bolla non credo proprio. Un'altra critica che viene rivolta alla Rolex è quella di dire che i Rolex sono tutti uguali. Diciamo che Rolex viene accusata di non essere tanto all'avanguardia quanto le altre case svizzere. C'è da dire che Rolex non ha mai snaturato ogni suo modello, ha sempre apportato delle piccole modifiche senza stravolgere mai l'originale, e questo è un po' il segreto non solo degli orologi, ma di tutto quello che può essere considerato iconico. Pensate per esempio ai Ray-Ban, alla loro particolare forma, tutti riconoscono un Ray-Ban anche a distanza. Stessa cosa vale per una Porsche 911 e stessa cosa vale per un Sub, un GMT o un Daytona. Tra l'altro, alcune scelte stilistiche di Rolex sono state poi prese ad esempio da altri importanti brand. Pensate al Rolex Hulk 116-610 LV. È stato il primo Rolex con quadrante verde di quella particolare tonalità, ripreso poi negli anni dal Daytona Oro 116-508. Dopo Rolex, lo stesso colore di quadrante è uscito poi su nuovi modelli di altri importanti brand come Patek, VC o Audemars Piguet. In questo caso è stato Rolex a fare tendenza.
Quando invece ha lanciato modelli innovativi come lo Skydweller per esempio, non ha ottenuto invece il successo sperato. È vero che altri brand apportano complicazioni e finiture più belle e raffinate, ma tutto questo va a scapito dell'affidabilità, perché rendono l'orologio più delicato. Bene, concludo dicendo che ognuno deve comprare quello che più gli piace, se è Rolex, Omega, Audemars Piguet o Swatch non ha importanza, l'importante è scegliere sempre l'originale. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!